Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è venerdì 7 novembre, è il venerdì della 21ª settimana dopo l'ottava di Pentecoste. E noi ci stiamo preparando, come sapete, con Fra Celestino e me, a questo, è il gruppo che ci segue, soprattutto dei seminaristi, ma anche delle sorine, a questa 2 giorni nel sud Italia, in quelle che sono probabilmente tra le 2 città più importanti, sicuramente la seconda lo è, e direi che è la capitale del Mezzogiorno, e l'altra è pure molto importante. Domani, infatti, sabato 8 novembre, alle ore 17 saremo a Bari. Alle ore 17 presso l'Hotel Majesty in via Giovanni Gentile 97B ci ritroveremo per un momento di grazia. Rinnovo l'appello a tutti i fedeli del sud Italia, in particolare pugliesi, sabato, e napoletani e campani domani, per serrare le fila, perché come vedete il cammino verifica sempre più chiaramente che la strada è giusta, la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. E quindi domani pomeriggio alle 5 ci aspetta questo momento di grazia a Bari, ci sarà il Santo Rosario, la Santa Messa e poi un breve momento di adorazione eucaristica con l'esposizione appunto del Santissimo Sacramento e la coroncina della fiamma d'amore al cuore immacolato di Maria. Questo sabato alle ore 17. Invece domenica ci ritroveremo a Napoli. Eccolo lì, alle ore 11 del mattino, quindi siamo a Napoli al mattino, alle ore 11 ci ritroveremo insieme con i fedeli del piccolo resto napoletano e dintorni per questo momento di grazia all'Hotel Ramada by Wyndham, facilmente raggiungibile, siamo lì proprio nel centro di Napoli, quindi con una certa facilità si può arrivare con i mezzi, soprattutto se si viene anche da altre direzioni. So che qualcuno arriva da Roma prendendo il treno, la Frecciarossa, praticamente si è uscendo dalla stazione Garibaldi di Napoli, si è praticamente di fronte all'hotel. Saranno 2 giorni di grazia e spero che ci sia una risposta significativa. E sono 2 giorni che richiedono però l'aiuto, il contributo, se potete, economico, perché c'è un notevole impiego di risorse economiche per spostarci tutti insieme. Del resto questa è l'opera missionaria, questo ci chiede la provvidenza divina e noi attuiamo questo progetto. Quindi lì vedete la Fondazione Santa Mater con l'IBAN, il conto corrente postale e la PayPal. E ringrazio tutti coloro che si danno da fare per venire incontro alle esigenze, agli investimenti appunto che dobbiamo ogni volta prevedere per portare avanti questo progetto. Grazie a tutti coloro che vi date da fare per aiutarci in questa missione che stiamo portando avanti. Ieri, giovedì, avrei dovuto parlare del Vangelo dell'infanzia di Gesù dal mio libro Si è fatto carne, che resta sempre disponibile. Il titolo doveva essere Dio non si arrende, è la seconda puntata sulla genealogia di Gesù. In realtà ho deciso di intervenire nuovamente per la quarta, credo, volta o quinta volta sul tema della corredentrice. La catechesi di ieri sera è stata una vera e propria riflessione teologica. Ecco, vedete il cartello, corredentrice perché pre-redenta, come vedete la citazione è di von Balthasar. È ripresa questa riflessione teologica dall'ultimo capitolo del mio libro Li amo sino alla fine, e lì spiego in dettaglio la natura pretestuosa del documento, della nota dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede, firmata dal prefetto Fernandez e dal falso papa, lì è tutto falso, falso papa
ma falso a norma delle leggi della Chiesa, che ormai sono del tutto calpestate. È falso il documento perché, come dicevo ieri sera, intende affermare che Maria non è corredentrice, non che non lo è, sono ancora più sottili, che il titolo non può essere diffuso e approvato dalla Congregazione per la Fede perché creerebbe confusione. Non è appropriato, e noi invece allora ci domandiamo se Giovanni Paolo II, che circa 7 volte ha usato la parola corredentrice, era inappropriato anche lui. Probabilmente sì. Che figure come Edith Stein, Madre Teresa di Calcutta, San Massimiliano Maria Kolbe, San José María Escrivá de Balaguer, probabilmente tra santi, dottori e pontefici erano tutti inappropriati. Dovevamo aspettare che dalle pampas argentine arrivassero i Pamperos, capito? Arrivassero i Pamperos, Bergoglio e Fernandez per dimostrare a noi cattolici italiani che facciamo pena, perché se si guarda gli Unacum c'è da provar pena, dovevano dimostrarci che il titolo di corredentrice è un titolo inappropriato. Ecco, allora ieri sera io ho tenuto questa riflessione teologica abbastanza densa. Temevo di non essere stato accessibile, che a volte è necessario muoversi con certe griglie, diciamo, metodologiche e linguistiche, e invece poi ho ricevuto una serie di messaggi che mi hanno rincuorato, perché appunto sembrerebbe che il tema sia stato capito, soprattutto quando von Balthasar mette insieme la pre-redenzione con la co-redenzione. Se volete la catechesi la trovate disponibile sulla playlist alla voce video del nostro sito YouTube di Radio Domina Nostra. Vi suggerirei di ascoltarla facendo da pandan a quelle che sono già 2 o 3 riflessioni a Santi e Caffè e alla puntata di martedì sera relativamente a questo atto assolutamente inutile. Ieri sera l'ho proprio spiegato. Il documento in sé non si regge, non ha robuste ragioni ermeneutiche, interpretative e direi anche metodologiche, appunto, e soprattutto è un pretesto, quello di tipo pastorale, di far credere che questo serve a proteggere la fede dei semplici. Comunque andate ad ascoltare, se volete, questa catechesi. Oh, bene miei cari, allora qui c'ho con me il caffè, più lo mandi giù più ti tira su, lo bevo per tutti voi, eccolo qui. Ma vi ricordo che oggi è venerdì. Noi del Piccolo Resto, come sapete, portiamo avanti una duplice iniziativa: la astinenza dalle carni per onorare la passione di Gesù e il pio esercizio della Via Crucis. Quindi vi raccomando, adorate Gesù sulla croce, baciate il crocifisso oggi, pensiamo a Gesù che ha dato la sua vita per noi e così accettiamo pazientemente di abbracciare la croce di Gesù con i nostri temperamenti, con le nostre fragilità, le nostre debolezze, i nostri ammali. Possiamo provvedere ad adorare Gesù in croce, ad unire le nostre sofferenze. Ricordatelo, a proposito della corredenzione, ieri sera ne accennavamo, no? San Paolo dice: completo nella mia carne, nella lettera ai Colossesi, quello che manca ai patimenti di Cristo. Gli esegeti dell'Epistolario Paolino dicono che quella espressione lì Paolo la scrive in un momento di grande prova. Veramente tutta la sua vita è stata una continua prova. Vi è che più si è eletti di Dio, come nel caso di Maria che è l'eletta per eccellenza, più la via è quella del dolore. Ecco, poi uno può star lì a discutere all'infinito su perché Dio abbia scelto così, è un'altra cosa, ma il dato di fatto è quello, che cioè più si è cari a Dio, più si è eletti per una missione, per un compito, per una realizzazione carismatica, fondazionale, spirituale nella Chiesa, per fare il bene alle anime, e più si passa attraverso la via del dolore. Trovatemi il fondatore di un ordine religioso, di un carisma nella Chiesa nel corso di questi 2000 anni che non sia dovuto passare attraverso il dolore. Dalla testimonianza dei martiri dei primi secoli
no? Questi martiri che davano la vita per il Signore, sbranati dalle belve, crocifissi e decapitati, ai santi che poi hanno conosciuto prove su prove. Ecco, pensate anche ai santi più recenti, Padre Pio, e poi quella che sembrava un'attivista in favore dei poveri, cioè Madre Teresa di Calcutta, in realtà abbiamo scoperto solo dopo la morte che era una grande mistica, perché per 40 anni Madre Teresa non ha sentito la presenza di Dio nel cuore. Deve essere stata una prova incalcolabile per quella piccola grande donna lì. E lo abbiamo scoperto dopo la morte, perché lei lo diceva solo al suo padre spirituale, si sentiva respinta da Dio. Questo deve essere stato per lei un cammino di grande sofferenza, ma appunto, miei cari figliuoli, non dobbiamo abbatterci di fronte alle prove, alle malattie, alle sofferenze, alla vita che va come noi non volevamo o che non va come noi ci aspettavamo. Ecco, alla rinuncia delle cose terrene, alla lotta contro il peccato, ecco, anche questo di cui ieri sera ho fatto quella, spero, ripeto, l'abbiate potuto ascoltare, io non guardo mai i numeri, i miei lo sanno se dico il vero, ecco lì il cartello, ma dicevo, ieri sera io ho correlato il tema della corredentrice ai tre temi classici della teologia cattolica, che sono peccato originale, redenzione e grazia. Ecco, e dicevo che la falsa chiesa bergoglian-prevostiana ha svuotato la teologia cattolica di questi temi classici, per cui non si capisce più il tema della corredenzione e anche la necessità della partecipazione alle piaghe e ai dolori di Gesù. Paolo vive un momento di grande prova e dice: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. E ho citato nei giorni scorsi la testimonianza di San Francesco d'Assisi, che ormai vicino alla fine della sua esistenza soffriva un giorno moltissimo. Uno dei frati, non mi ricordo chi esattamente, lo avvicina per dirgli: chiedi al Signore che ti alleggerisca la prova, perché Dio deve provarti così tanto? Si narra nelle fonti che San Francesco, che non si reggeva in piedi, era disteso, si alza dal letto, si getta a terra, adora Dio e poi dice: Signore, perdona questo mio frate che mi tenta contro di te. Io ti ringrazio di tutte le sofferenze e le prove che tu hai voluto mandarmi. Ecco, allora il venerdì è il giorno della passione di Gesù. Questa non è una visione funebre, funerea, triste, malinconica, nostalgica, chiamatela come volete. Questa è una visione realistica della vita. La vita è questa, figlioli cari. Siamo in una valle di lacrime. Non so, poi io viaggio per tutta Italia, poi alla fine, vedete, nel mondo, cioè, alla fine, miei cari figlioli, questa è la realtà che ci circonda. Ogni giorno ti devi alzare, inizia una nuova giornata, affronti le prove della vita e vai avanti con la corona del rosario in mano, camminando verso il paradiso. Ecco, questo il venerdì teniamolo presente, perché è veramente fondamentale avere questa visione di fede preziosa, abbracciare la croce e ringraziare Gesù. Oggi ringraziamo Gesù, ognuno di noi, per le sofferenze che Dio permette nella sua vita, perché ci tengono umili. In realtà, come hanno detto anche un paio di filosofi come Max Scheler e anche alcuni psicanalisti come Jung, chi non soffre e chi non tematizza il tema del dolore e della morte rimane un eterno bambino, insoddisfatto, capriccioso e vanesio. Ecco, questa è la verità. Bene, miei cari, allora oggi è venerdì, come dicevamo, 7 novembre, è il primo venerdì di mese, se non prendo errore. Dovrebbe essere, vediamo se ho ragione, il primo venerdì di mese esattamente. Quindi adoriamo il Sacro Cuore di Gesù. Essendo venerdì, vi ricordo che stasera alle ore 21 c'è la preghiera dei pionieri del Rosario sul canale YouTube di Radio Domina Nostra. Eccolo lì il cartello, alle ore 21 i pionieri pregheranno il Santo Rosario. Bene, allora, adesso andiamo alla puntata di oggi. Ancora una volta continuiamo a riflettere. Eccolo lì il titolo, abbastanza significativo. Il titolo è Pachamama versus Corredentrice. 2 punti. La marianofobia della falsa chiesa.
Ecco, Pachamama versus corredentrice, la marianofobia della falsa chiesa. In tutte queste puntate che io ho dedicato al documento di Prevost Fernandez, Maria Mater Fidelis, come si dice, non mi ricordo il titolo di questa nota dottrinale, Populi Fidelis, ho sottolineato in tutte queste puntate una cosa fondamentale, che cioè, siccome l'impianto dogmatico relativamente alla corredentrice, come ho dimostrato soprattutto ieri sera, è un impianto dogmatico coerente, ermeneuticamente, dogmaticamente parlando, legittimo, plausibile, cogente, è del tutto comprensibile che i corsari della fede, nello specifico Fernandez, per provare ad annullare il titolo della corredentrice, giocando così d'azzardo contro figure come Giovanni Paolo II e San Massimiliano Maria Kolbe, per fare solo due nomi, abbiano dovuto rivolgersi, attenti bene, ad un appello di tipo pastorale, cioè il documento è prodotto, e questo lo rende del tutto debole, per non urtare la fede dei semplici. Allora, io ieri sera ho dimostrato, prove alla mano, che la fede dei semplici, piuttosto che essere urtata, la fede dei semplici dal massimalismo mariano ne riceve vantaggio. Leggete Ipotesi su Maria di Vittorio Messori e vi renderete conto. Messori ha potuto dimostrare, prove alla mano, che laddove il protestantesimo, la riforma luterana, ha cancellato il culto mariano, lì la fede è morta, si è spenta, lì la secolarizzazione ha vinto, va bene? Laddove invece la devozione mariana, il culto mariano è resistito o ha resistito, lì la fede cattolica è rimasta viva. Vogliamo parlarne? Pensate alla Polonia di Jasnagura, Czestochowa. Pensate il Messico di Guadalupe. Pensate a Aparecida in Brasile. E per questa nostra povera Europa occidentale, massonica, anticristica, secolarizzata, apostata, pensate che cosa non siano stati nel corso di questi decenni passati Fatima e Lourdes. Fatima e Lourdes. Se vogliamo parlare anche dell'Italia, pensate per, diciamo, proprio la consistenza cattolica del popolo italiano, che cosa siano Loreto, la Casa Santa di Loreto, e Pompei, la Madonna del Rosario di Pompei, con tutti gli altri poi santuari mariani del passato o con apparizioni mariane recenti, che cosa abbiano accaduto. Quindi il popolo fedele, semplice, e niente affatto come vorrebbe far credere il lunatico non dal punto di vista solo caratteriale probabilmente, ma anche dal punto di vista proprio teologico. È una teologia lunare quella di Fernandez. Quella di Fernandez, firmatagli da Prevost, è una teologia lunare, questa preoccupazione che i fedeli semplici rimangano, i fedeli semplici non restano affatto scandalizzati dal massimalismo mariano, anzi lo vogliono perché li aiuta a vivere bene la propria fede cattolica. E quindi il documento è servito unicamente, col pretesto di salvaguardare la fede dei semplici, a distruggere con una vera e propria ragione preternaturale la devozione mariana. La falsa chiesa prende di mira Maria perché è guidata da Satana. Stamattina ci siamo chattati un po' con i sacerdoti del sodalizio, escluso però Fra Celestino, a me a volte dispiace questo perché per il fatto che lui non usa i mezzi, come sapete lui vive la povertà radicale, non è al corrente talora delle nostre, come dire, dei nostri scambi di vedute. Stamattina Don Enrico nella nostra chat del sodalizio scriveva una cosa molto bella, diceva: grazie Don Alessandro della catechesi ieri sera, emerge con molta chiarezza quello che te dici, lo dico a parole mie, e cioè che la natura è proprio preternaturale, perché stringi non si trova un vero motivo per cui in mezzo a tutta la necessità di produrre documenti che confermino la fede si debba produrre un documento che prende di mira il massimalismo mariano per proteggere la fede di non si sa bene quali semplici cattolici. Dice lui, Don Enrico, io confermavo, la natura è praticamente preternaturale, cioè c'è Satana che vuole questo. Ecco. Ma torniamo al tema che stavamo dicendo. Se leggete il documento vi accorgerete che il documento, con un linguaggio sempre serpentino, questo i massoni chapeau, va bene? Di fronte a questo chapeau.
perché veramente sono impareggiabili, hanno una capacità, è la cosiddetta tecnica della finestra di Overton, oppure se volete la tecnica della rana bollita, quella cioè che certe affermazioni oggi impensabili da portare avanti, costruendole poco per volta, con i processi di cambiamento di cui parlava Bergoglio e con la tecnica raffinata del linguaggio, finiscono con l'essere veicolati nella coscienza collettiva. Allora il documento dal punto di vista linguistico è sibilino, è serpentino, luciferino direi, però nello stesso tempo è inutile, come tutte le cose di Satana, perché il motivo che porta, ve l'ho detto fino alla nausea, è non di tipo teologico. Ci prova Fernandez, ma è grottesco, quando afferma che ci sono due testi della Sacra Scrittura, negli Atti degli Apostoli e nella seconda lettera a Timoteo, in cui si dice rispettivamente che in nessun altro c'è salvezza se non in Gesù Cristo, e poi San Paolo dice uno solo è il mediatore, l'uomo Cristo Gesù. Bene, strano che a dirlo sia una chiesa che ha firmato e prodotto il documento di Abu Dhabi. Strano che a dirlo sia una chiesa che vive del pluralismo delle religioni, per cui Gesù Cristo è uguale a Maometto e Buddha. È abbastanza curioso. È una teologia lunatica. Per cui gli va bene dire che, come si legge nel documento di Abu Dhabi, che è il più infame, finora è il più infame fra i documenti prodotti da questa falsa chiesa, che cioè il pluralismo delle religioni è voluto da Dio, per cui Gesù Cristo non è più l'unico Salvatore. Come lo metti insieme questo con il fatto che appunto invece Maria non può essere corredentrice perché l'unico Salvatore è Gesù Cristo, l'unico Redentore è Gesù Cristo? Ma allora voi vi rendete conto che sono veramente dei disonesti. Questa è disonestà comunicativa e per me intenzionale. C'è malafede. C'è malafede. Il documento è firmato, la nota dottrinale è firmata da Prevost, che ha citato il documento firmato da Bergoglio di Abu Dhabi. Allora uno si domanda, ma questi ci fanno o ci sono? E tutti fanno finta di non accorgersene. Allora è per non sconvolgere i semplici. Per non sconvolgere i semplici. Cioè il titolo di corredentrice è inappropriato, ripeto, per non urtare la fede dei semplici. Regia, possiamo mandare in onda le immagini di quell'orrenda processione blasfema e apostata idolatrica dell'ottobre 2019, che se non fosse vero si stenterebbe a crederci, nella valzer delle immagini dell'horror nella Basilica di San Pietro e presso i Giardini Vaticani? Non so, anche senza audio produciamo il video, è pronto il video, non sono solo le immagini. Vediamo insieme quello che adesso la falsa chiesa dimentica, per cui la corredentrice no, perché urta la sensibilità dei fedeli semplici. Pachamama invece sì. Voi vedete che sono proprio dei disonesti, voi vedete che sono proprio diabolici. La corredentrice, il titolo di corredentrice no, perché urta la sensibilità dei fedeli semplici. Invece Pachamama, l'orrendo feticcio massonico satanista, intronizzato in Vaticano con tanto di processione, quello sì. Quello sì, allora voi vedete due pesi, due misure, per cui decidono loro che cos'è che urta e si capisce che c'è la radice, perché se ci fosse, almeno in questo, ma ripeto, sono dei disonesti, una linea coerente, cioè se non ci fosse stata la orrenda liturgia di Pachamama in Vaticano e se non ci fosse stata fiducia supplicans scritta e prodotta da Fernandez, che ha scandalizzato milioni di cattolici di tutto il mondo, dall'Africa a noi cattolici del piccolo resto in Italia, da diverse enclave cattolico conservatrici e tradizionaliste degli Stati Uniti d'America e così via, diffuse in tutto il mondo, tanto che ancora di recente ci sono cardinali conservatori che dicono che fiducia supplicans andrebbe eliminata, eppure fiducia supplicans l'ha prodotta Fernandez.
Allora lì non c'era lo scandalo dei fedeli semplici, è la corredentrice lo scandalo dei... Quindi la corredentrice è lo scandalo dei fedeli semplici, invece fiducia supplicans e Pachamama no. Allora, siccome però fiducia supplicans si ferma sui contenuti, io invece voglio andare alla forza delle immagini e finalmente chiedo alla regia di produrre in piena pagina le immagini orrende di questo abominio. Eccolo lì. Siamo nell'ottobre del 2019, vedete queste danze tribali dentro le basiliche romane più sontuose, vedete frati e suore, io questi frati e queste suore li richiuderei in convento, non devono uscire dai conventi e dovrebbero solo fare penitenza. E qui siamo dentro la basilica, niente meno che di San Pietro, voluta. Questa è una grande mossa massonica, satanica, guardate, alle spalle dell'altare della confessione di San Pietro. Niente di mai visto così nella storia del cattolicesimo romano. 2000 anni di cattolicesimo sul Colle Vaticano, irrorato dal sangue di San Pietro e dei martiri, non hanno mai assistito a nulla di simile. Allora voi vedete qui adesso, eccolo, un gongolante apostata idolatra Bergoglio insieme a questi Giuda, a questi partigiani di Satana che sono i cardinali e i vescovi e sacerdoti, suore, frati. Ecco qui, fermo immagine, peccato, no, quella precedente, quella della Pachamama. Dicevo, questi sono tutti lì, anche con cardinali, ecco, questo è niente di più inaudito, figlioli cari. E qui bisognerebbe che ci fosse una rivoluzione, ma i cattolici italiani fanno pena, tant'è che se la prendono con Don Minutella che gli grida la verità. Ecco, vedete che cosa c'è dentro questa canoa? Portata in processione tra le colonne solenni della Basilica di San Pietro, c'è un feticcio peraltro orrendo, non poteva essere scelto niente di peggio che questo feticcio, che è quello della Pachamama o Mama Pacia, cioè della madre terra. Ecco, è un feticcio amazzonico. Il vescovo dell'entroterra amazzonico, quando ha visto questo, è rimasto senza parole, si è domandato se fosse stato possibile mai che avveniva qualcosa del genere in Vaticano, è stato subito zittito dal gota massonico satanista che sta in Vaticano, di cui Fernandez e Prevost sono soltanto gli ultimi rappresentanti. E quindi questa processione non ha dovuto urtare la fede dei semplici, perché? Perché è l'inculturazione, signori, capito? È l'inculturazione, signori. C'era il sinodo sull'Amazzonia, questo non urta la fede dei semplici, questo non crea il problema dell'unicità salvifica di Gesù Cristo, questo non crea difficoltà pastorali, dogmatiche, teologiche. No, per Fernandez e per Prevost, gli ultimi epigoni della falsa chiesa bergogliana satanica, questo non crea problemi, il problema lo crea il titolo di mediatrice. Continuiamo a guardare in immagini ingrandite queste orrende immagini. Fiori cari, vi rendete conto? Ogni volta che siamo costretti a guardarle si rimane a bocca aperta, si rimane addolorati, rattristati, si stringe la corona rosaria in mano e si pensa al trionfo del cuore immacolato di Maria. Questo è il trionfo, capito? È il collaudo iniziale e il trionfo della falsa chiesa di Satana. Stanno portando in processione, accompagnati dall'eretico vestito di bianco Bergoglio, uomini, donne, battezzati, cardinali. Guardate i cardinali davanti a Bergoglio, stanno portando in processione Pachamama. E uno si domanda, ma quale può essere la ragione pastorale, teologica, spirituale, dogmatica per ostentare una simile blasfema processione? Nessuna. E guardate adesso il momento in cui si esce dalla Basilica di San Pietro a Piazza San Pietro, attraverso il colonnato si passa nella cuore della fede cattolica, sempre portando, come vedete, in processione Pachamama. Questo, secondo Fernandez, non sconvolge la fede dei semplici, questo non è un problema. Ecco, adesso pregherei la regia di bloccare le immagini, tornare su di me e preparare invece contestualmente quelle relative ad altri due momenti che Fernandez e Prevost ipocritamente e disonestamente fanno finta di non considerare. È la corredentrice il problema, non Pachamama.
Veramente, guardate, è una cosa che io mi domando i preti come caspita facciano. Poi scopri che alcuni si curano per depressione, quelli vanno dal psichiatra, quelli fanno la psicanalisi, quegli altri non pregano, quegli altri hanno l'amante, quegli altri hanno i figli, quegli altri si fanno i soldi, e poi capisci allora perché praticamente è tumefatto, c'è una tumefazione del clero, parlo di quello italiano. E purtroppo, io dico il vero, il clero italiano è penoso, perché se ci fossero uomini di Dio come lo siamo noi, non è un titolo che ci si appropria perché si è santi. Uomo di Dio, se andate a leggere la Sua Scrittura, è colui che difende gli interessi di Dio. Verrebbero fuori nelle piazze. Ma torniamo a noi. Ci sono altri due video, due immagini che produco dopo la processione blasfema di Pachamama in Vaticano. Ripeto, quella non crea problemi. Quindi Fernandez, il cui volto da solo dice tutto, della natrice preternaturale, per me quell'uomo lì è posseduto, io dico quello che penso. Non si preoccupa di Pachamama. Allora, se ci fossero gente tra i bergogliani e una cum seri, dovrebbero dire, ma c'ha ragione. Dominutella invece si arrabbiano ancora di più e poi scrivono che mi faccio i soldi, mi compro le macchine e c'ho le donne, capito? Vanno sulla persona, perché sui contenuti li zittisco come meritano. Ci sono altre due cose che vorrei produrre per mostrare questo scontro tra Pachamama e la corredentrice, per dimostrare che in definitiva il vero motivo di fondo psichiatrico. Il documento è un documento da analizzare a livello psichiatrico, perché lo sottoporrei all'attenzione di qualche psichiatra serio. Il documento, questa nota dottrinale sulla negazione, sul no alla corredentrice, alla mediatrice tutte le grazie, ha un criterio ermeneutico di fondo, si chiama marianofobia. Marianofobia, cioè la paura di Maria, del culto mariano, che non è più solo qualcosa alla maniera luteran protestante riformata, e cioè che ancora al limite lì ci potevano essere motivazioni tipo teologico, dottrina. Oggi è solo e soltanto una paura come ce l'ha la persona posseduta da Satana, che quando vede la Madonna va in escandescenza. E questi vanno in escandescenza, la natura è preternaturale. Ma procediamo. Intanto volevo che venisse prodotto, mentre continuo a parlare, il video dell'adorazione di Pachamama nei Giardini Vaticani. Perché? Un momento, non ho detto mandarlo in onda, perché nella Basilica di San Pietro c'è quella che è la processione di Pachamama, non della Santa Vergine Maria, quelle sono tonterias. Quindi noi abbiamo un Bergoglio che bestemmia la Madonna dicendo che la corredenzione è una tonteria, vabbè, una tontera, cioè una stupidità, una follia, un'idiozia. Pachamama invece va bene. Tanto che Bergoglio, quando Alessandro Schwegel, l'attivista cattolico austriaco, getta nottetempo la Pachamama nel fiume Tevere, Bergoglio l'indomani sente il bisogno di scusarsi. Ecco, Papa Francesco si scusa con chi non si capisce, si scusa per avere saputo che la Pachamama era stata gettata nel Tevere. Invece la corredentrice è una tonteria. Allora, quindi questa è la Chiesa a cui appartenete, disgraziati che siete, tutti quelli che non siete con noi. Voi appartenete a una Chiesa che dice no al titolo di corredentrice, a una Chiesa che parla di tonteria nella corredentrice e che invece si scusa se, come è stato fatto bene, l'idolo pagano di Pachamama a cui venivano sacrificati i bambini col cuore vivo è stato gettato nel Tevere. Questa è la falsa Chiesa, che si scusa per Pachamama e che la corredentrice dice no perché è una tonteria. Questa è la falsa Chiesa che doveva voltare pagina. E mi piace che la Nuova Bussola Quotidiana oggi riporti un'intervista misurata al teologo che anch'io stimo, Manfred Auche, sulla corredentrice, dicendo, cito testualmente il titolo dell'articolo di oggi: corredenzione sconveniente, rimproverate santi e dottori. Ma rimproverate chi? Cioè, come vedete manca sempre il soggetto, questa è proprio omertà mafiosa, in stile mafioso, mai puntare il dito contro il gerarca.
bianco, capito? Perché non si tocca, non si tocca. E tant'è che ieri è stata una simpaticissima, come le sa fare solo lui, uscita di Zuppi a Roma, in cui si dice il Papa non si tocca, detto da lui veramente, guardate, è una cosa molto simpatica, il Papa non si tocca, si può non essere d'accordo, ma il Papa Francesco era pronto ad ascoltare tutti, sì sì, come no, soprattutto Don Minutella, che ha scomunicato 2 volte senza mai averlo ascoltato una sola volta. Dunque, questi 2 video che adesso vorrei ancora riprodurre. Abbiamo visto quello della processione idolatrica di Pachamama in Vaticano, adesso vedremo un altro video, sono 3 in tutto, quello dell'adorazione di Pachamama in Vaticano e del Mini Gay Pride in Vaticano, del Mini Gay Pride in Vaticano. Tutto questo, a detta di Fernandez e del Papa che volta pagina, che chiamano Leone, tutto questo non crea problema, ma è così, perché sono tutti dei disonesti disgraziati i cattolici italiani, quasi tutti, perché stanno zitti, i parroci stanno zitti, i vescovi non anzi se parlano è meglio che gli cucissero la bocca, perché poi dicono cose che si rimane senza parole. Vi ricordo che siamo nel periodo, appena usciti dal periodo in cui, quindi lo scontro è più che aperto, altro che storie. Da dopo l'estate a oggi stiamo assistendo ad una sorta di motus in fine velocior, cioè stiamo passando dal gay pride in Vaticano, fuck the rules e fanculo alle regole, stiamo passando dal discorso di Monsignor Francesco Savino per cui il peccato contro natura è sdoganato perché si amano, e siamo passati alla nota dottrinale che è una nota psichiatrica. Una nota psichiatrica si può solo leggere soltanto con le lenti dello psichiatra, perché nasconde la paura di Maria, la marianofobia della falsa Chiesa, perché questa idea che sia stato prodotto un no alla corredenzione di Maria per salvaguardare la fede dei semplici è qualcosa di talmente disonesto che è sotto gli occhi di tutti. Quindi no alla corredentrice, sì a Pachamama, no alla corredentrice, sì al fanculo alle regole dei gay che attraversano la Porta Santa tenendosi per mano, no alla corredentrice, sì al rapporto contro natura. Poi chiunque mi sembra che si possa rendere conto di come stanno le cose. Charlie Kirk queste cose le diceva, ieri ho seguito, prima di andare a letto, ho seguito 3 video, mi pare, sono stati oscurati, non so perché, vabbè, ma comunque, ho seguito 3 video di Charlie Kirk, ma come lo prendevano di mira, sai, poi mi sono rivisto, davvero dico, come lo hanno preso di mira, ci andavano a questi campus dove lui con le guardie del corpo, che poi il sistema di sicurezza alla fine non è servito, ma forse perché Dio ha voluto regalargli il martirio, altrimenti non moriva. Volevo dire che facevano le incursioni, le lobby gay, sataniste, e allora lui come dovreste vedere Charlie Kirk, è in inglese naturalmente, comunque uno che non conosce l'inglese, ci sono i sottotitoli, come replicava e come però lo prendevano di mira, capito? Come lo prendevano di mira. Bisognerebbe che di fronte a questa falsa chiesa ci fosse non solo Don Minutella, che infatti prendono di mira coi confratelli del sodalizio, ma un intero sistema cattolico. È liquefatto il cattolicesimo. Guardate, aveva ragione Caffarra, bisognava ricominciare da capo, e magari siamo noi il punto e a capo. Perché di fronte a tutto quello che sta accadendo, compreso questo, e perché mi mandano anche adesso dei video o degli articoli nei quali c'è chi giustifica, una volta ancora di più tra quelli insospettabili, per obbedienza al Papa, perché c'è, vabbè, lasciamo, figlioli cari, è veramente una situazione tragica quella che c'è stato un motus in fine velocior da settembre ad oggi. E inaspettatamente è venuto fuori questo documento che è un documento psichiatrico, hanno paura della Madonna, psichiatrico preternaturale è il motivo, perché dal punto di vista teologico è un documento del tutto fallimentare, non si regge in piedi il documento dal punto di vista teologico, basta solo la catechesi che ho fatta ieri sera citando von Balthasar per dimostrare che il documento teologicamente è inaffidabile. La vera ragione che adducono dal punto di vista pastorale sarebbe quella di proteggere i deboli, i cattolici deboli che invece il massimalismo mariano lo amano,
dimenticandosi peraltro che questi che vogliono farsi protettori della fede dei deboli sono quelli che hanno appena finito di adorare Pachamama in Vaticano, capito, nei giardini vaticani, di averla portata in processione, di aver autorizzato il mini gay pride in Vaticano. Quindi questi sono quelli che tutelano la fede dei semplici. Voi capite molto bene che c'è il padre della menzogna, che siamo in presenza di una ostensione ormai storica. E attenzione a non perdere il bus, attenzione a non perdere il treno, se il treno passa, attenzione a non perdere il treno, l'aereo, miei cari, una cum, che state continuando a far finta di nulla, anche se il dissenso poi è diffuso. Vi leggo un paio di commenti inviati, attenti bene, al profilo Facebook di Vatican News qualche giorno fa. Non sono dei nostri, lo preciso subito, perché se no si fanno l'idea che noi li mandiamo. No, io poi, se non volete credermi, sono affari vostri, nel senso che ognuno sa cosa porta nella coscienza. Io mai poi mai vi ingannerei, miei cari ascoltatori, non mi riferisco solo ai cari figlioli del piccolo resto, ma a tutti voi che mi ascoltate. Sappiate che io mai e poi mai ingannerei come invece pensate, a proposito delle vicende trascorse. Quindi leggiamo un paio di questi commenti inviati a Vatican News dopo la prolusione del cardinale Fernandez. Fabio Filipputti scrive, quindi posso leggere i nomi perché è scritto sul documento pubblico. Insomma, dobbiamo prenderlo come fosse un atto d'amore. Rossella Conte Giacomo, ancora Fernandez? La confusione è solo nella sua testa. Sarebbe il caso di rispedirlo in Argentina al più presto e che il nostro caro Papa, sarebbe Prevost, quindi questo vedete è il segno che io non li avevo letti, questo è il segno che vi ho detto la verità, che non sono del piccolo resto. Avete visto come Dio poi mi accompagna? Perché io non l'avevo letti, qui è il segno che non sono dei nostri, perché dice, disgiungendo con una disgiunzione schizofrenica non meno patetica e patologica di quella di Fernandez e della falsa Chiesa, perché questi ritengono che il povero caro Papa non c'entri nulla, ma il povero caro Papa ha sottofirmato il documento e Fernandez nella sua prolusione, che nei prossimi giorni ascolteremo, ve la commenterò, lo ha proprio detto più volte che ha collaborato nella feria quarta, in una delle ferie quarte della Congregazione per la Dottrina della Fede. Prevost da cardinale era già diciamo uno degli stesori del documento e da pontefice poi ha detto che andava prodotto, quindi è che il nostro caro Papa gli dia un biglietto di sola andata. Immagino perché avete cancellato i commenti. Attenzione, con Dio non si scherza. Fernandez ha sconfinato da un bel po' e di molto. Mi domando, così lo dico en passant, ma questa Rossella Conte Giacomo, qualora prendesse coscienza che Prevost non è il Papa e che è complice di questo, dovrebbe tirarne le conseguenze. Luca Esposito, che Dio vi perdoni, visto che Maria è corredentrice, del vostro dialogo ecumenico non ci interessa, bisogna fare l'ultimo dogma, avvocata, mediatrice e corredentrice. Iole Rossi, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vera campione, Maria è corredentrice e schiaccerà la testa del serpente. Valerio Luongo, stiamo diventando sempre più prezzanti. Chissà se Vatican News li legge questi commenti che gli avvivano. Paola R. Ledda, è proprio vero che il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Laura Serra, non piacerà a tutti, è la frase di Fernandez quando sa che questo documento avrebbe prodotto quello che ha prodotto. Noi stiamo portando avanti in questi giorni una battaglia a tutto campo. Non piacerà a tutti, ha detto Fernandez. Dice Laura Serra, mi sembra una frase inappropriata da parte del cardinale. Il popolo di Dio conosce bene, brava, sono d'accordo, la differenza tra adorazione e venerazione. Cristina Del Vecchio, Fernandez dice non piacerà a tutti, vero, come non è piaciuta l'ambigua benedizione delle coppie omosessuali. Emanuele Cazzolla, e poi quel linguaggio tipico della sinistra woke, con i saluti a tutte e tutti che fa tanto inclusivo. Insomma, come vedete dall'insieme non c'è quasi nemmeno un paio solo di commenti in favore, perché tutti i commenti, e stiamo parlando di gente una cume, sono contrari a questo documento, tutti i commenti. Francesco Rechichi, è tutta gente che non appartiene a noi, a meno che io non lo sappia.
La Chiesa Cattolica si sta perdendo, mi dispiace. Ecco, Maria Volpe, forse Maria Volpe è dei nostri però mi sembra, non so. Viva Maria che presto trionferà sui massoni e su tutto il male. Va bene miei cari, è per darvi contezza della reazione del popolo santo di Dio, perché Maria non si tocca, perché l'hanno fatto? Perché devono obbedire al progetto di Satana e perché il documento è psichiatrico. Ma ecco, allora andiamo verso la conclusione. Dunque, quindi, come vedete, Fernandez si preoccupa con questo documento sottofirmato da Prevost, da Papa Leone XIV, di salvaguardare la fede dei semplici. Abbiamo però visto la processione di Pachamama nella Basilica Vaticana, quindi la corredentrice no, Pachamama sì. Adesso vediamo il secondo video riprodotto in cui c'è questa incredibile, possono partire le immagini, adorazione nei giardini vaticani di Pachamama. Commentiamola insieme, guardate il volto sornione di Bergoglio con quei cardinali, vedete i frati francescani, questi sono cardinali, c'è Tagle, ho riconosciuto Tagle, uno degli elettori, degli sponsorizzatori di Prevost, questo è un frate francescano, eccola lì, guardate le due statuine di Pachamama al centro di una imbastitura esoterico, magico, satanista. È un vero e proprio rito satanico quello che si sta svolgendo. Vedete le due statuine di Pachamama, non si capisce perché abbiano dovuto portare in Vaticano, però Pachamama sì, la corredentrice no, perché la adorano adesso. Fra un momento lo vedremo, la adorano. Quindi la venerazione alla corredentrice no, perché disturba invece i riti satanici a Pachamama nei giardini vaticani sì, guardate gli stregoni che arrivano, guardate che questi qui, non si scherza con questi qui, questi sono quelli che fanno riti voodoo, che fanno riti col sangue, che fanno cose orrende, guardate come stanno danzando, guardate che cosa stanno facendo, figlioli cari, dentro i giardini vaticani. Si rimane senza parole. E l'ipocrisia diabolica di Fernandez produce un documento in cui no alla corredentrice perché disturba la semplicità dei fedeli. Però Pachamama, portata in processione e adorata nei giardini vaticani, sì, come vedete, è una cosa che da sola evidentemente si commenta. Ma continuiamo a guardare queste immagini orrende. Ecco, questi sono stati laici anche di Roma coinvolti in questa blasfema, probabilmente a loro insaputa, adorazione, questo rito diabolico. Adesso si stanno mettendo tutti a cerchio intorno a questa, diciamo, come dire, rito che sta per partire e si metteranno fra un momento tutti in ginocchio alla presenza di Papa Francesco, dei cardinali. Ecco, adesso viene il momento in cui cominciano a fare un inspiegabile ritmo fisico che è tipico dei culti esoterici animisti che non hanno alcun motivo di esistere in Vaticano. Pachamama sì, la corredentrice no. Vi rendete conto che ha ragione Dominutella? Guardate il frate francescano di spalle come è felice di danzare, coi capelli lunghi tra l'altro. Ecco, ma che motivo c'era di fare tutto questo in Vaticano? Questo sì, la corredentrice no. Questo sì, la corredentrice no. Questo non sconvolge la fede dei semplici. Ecco, dovrebbe fra qualche momento, guardate questa danza rituale dentro il bambino, perché non dicono il rosario? Non si capisce. È un vero e proprio rito pagano. Ecco, adesso è il momento in cui a Bergoglio la strega di turno si presenta, tra di loro si rispettano naturalmente. Guardate che roba, figlioli cari, si rimane interdetti. Questo sì, la corredentrice no. Questa è la falsa chiesa. Marianofobica, psichiatrica, posseduta. Ecco, dietro a questa donna, questa streghessa, questa pitonessa amazzonica, si presenta finalmente l'orrendo feticcio. Bergoglio si inchina, avete visto? Per favore torniamo un momento indietro e poi fa un inspiegabile segno di croce. Attenzione al momento in cui, ecco, guardate Bergoglio che si inchina. Eccolo, l'adorazione di Pachamama. Questo sì, la corredentrice no, perché disturba la fede dei semplici.
Continuiamo a guardare queste orribili immagini che fanno la storia della Chiesa. Ecco, adesso viene consegnato questa collana al cosiddetto Papa Francesco che la indossa. Possiamo andare anche avanti un po' con le immagini, ma magari può anche... Vediamo qui che cosa c'è invece, forse c'è ancora il rito in corso, il momento in cui viene piantato l'albero. Bene, torniamo a noi. Ecco, quindi come avete visto, questo era il secondo video che abbiamo prodotto, quindi la processione con la statuina, il feticcio di Pachamama dentro la Basilica di San Pietro che si snoda a partire dall'altare della confessione di San Pietro che ha detto tu sei il Cristo, questo non sconvolge la fede dei semplici, questo va tutto bene. Poi l'adorazione col rito satanico nei giardini vaticani e l'albero piantato in onore dell'orrendo feticcio, questo non sconvolge la fede dei semplici. La corredentrice sì, ma è ovvio, perché quella è la chiesa di Satana. Quindi i fedeli semplici vengono presi a prestito per manifestare questa marianofobia. Ecco, infine il terzo video che vorrei venisse riprodotto riguarda la recente manifestazione del giubileo LGBTQ+ a San Pietro con l'attraversamento della porta santa di gay e lesbiche che si tenevano per mano. Ecco, questo non sconvolge la fede dei semplici, no, questo no, questo no, questo è tutto buono. Ecco, la croce arcobaleno, i nostri fratelli gay che si tengono per mano, che manifestano per carità anche una certa pietà, ma sono indotti nell'errore, tenuti nel peccato. La colpa non è semplicemente di loro, ma di tutti quelli che hanno imbastito questa kermesse alla maniera di Monsignor Savino, che dicono che questo non è più peccato, hanno deciso loro perché ci sono verità morte. E soprattutto vorrei mostrare adesso la foto, non mancano talmente le suore, ci si domanda che ci stiano a fare le suore lì. Comunque adesso questa è una trans e vorrei mostrarvi l'immagine emblematica dello zaino con la scritta, mentre si oltrepassa la porta santa, fuck the rules, cioè fanculo alle regole. Conclusione: Pachamama versus corredentrice, eccolo lì, la marianofobia della falsa chiesa. Una volta ancora di più, con questa nuova riflessione mattutina di Santi e Caffè, collegata alla riflessione teologica di ieri sera e alle puntate precedenti di Santi e Caffè di questi giorni, da martedì sera, perché praticamente abbiamo fatto martedì sera, mercoledì mattina, giovedì mattina e ieri sera e oggi. Sono 5 puntate dedicate a questo inutile documento psichiatrico che non si regge in piedi dal punto di vista teologico, che è soltanto un pretesto, quello di difendere la fede dei semplici, che ha come vero motivo quello della paura nei confronti di Maria, soprattutto col titolo di corredentrice, perché loro più di noi sanno che la proclamazione di questo dogma è un passo in avanti del trionfo del cuore immacolato di Maria, come la Madonna ha detto a Ida Perdeman ad Amsterdam, la signora di tutti i popoli. E allora noi ci stiamo muovendo, purtroppo un po' in ritardo perché devo riuscire a coinvolgere i confratelli. Forse in queste occasioni, lo dico con tutto il rispetto ai confratelli, sarebbe meglio che mi lasciaste la possibilità di annunciarlo subito, perché poi si spegne l'entusiasmo dei fedeli. Io non ho potuto più dire né dove si fa, né quando si fa, né come si fa questo nostro incontro di celebrazione del titolo di corredentrice, così purtroppo, siccome devo vedermi con i confratelli niente meno che alla fine della settimana prossima, temo che ai noi questo dogma, questo momento possa ai noi svanire. Ma cosa posso fare? Se poi io magari appunto per ascoltare lo spirito annuncio di mio questa iniziativa, che ci potrebbe anche stare perché comunque sono la guida, il leader del piccolo resto, magari questo può creare qualche dissapore interno e allora devo aspettare. Però sarebbe mia intenzione non far passare troppo tempo, perché sarebbe utile anche offrire una liturgia di riparazione, come abbiamo fatto ai tempi di Pachamama. Mi hanno proposto di farlo a Roma, sappiate che ho cercato di poterlo fare a Loreto o a Pompei, ma non ci sono le condizioni lì per farlo. Forse qualcuno contesta che io lo faccia sempre a Milano, ma io non sono, cari figlioli, un partigiano meneghino, lo faccio a Milano per una semplice ragione, che paradossalmente per quelli del centro-sud viene meglio. E vi dirò perché: perché se lo facessimo ad Ancona, per via dei voli aerei e delle infrastrutture, viene peggio.
Invece Milano è la città più ben servita dal punto di vista strutturale e infrastrutturale. Adesso capite perché io tendo sempre a rivolgermi a Milano. Al limite si può andare a Roma, ma a Roma c'è la Tana del Lupo, la potrebbero vedere veramente come un'eccessiva provocazione. Ecco, cercate di capirmi tutti. Comunque, siccome non mi capite molti tra i laici e qualche volta anche i confratelli è così, allora praticamente qui sta rischiando tutto di andare in fumo. E invece il giorno in cui era uscita questa orrenda documentazione di Fernandez, io vi ricordate subito avevo annunciato che avrei fatto presto a comunicare dove vederci. Interessante che alcuni fedeli della Calabria o Sicilia abbiano chiesto: padre, noi ci dobbiamo organizzare, ci faccia sapere per tempo. Allora devo sentire i sacerdoti che anche hanno saputo, ma praticamente non si sono espressi sulla possibilità, se non così in maniera come me ampia. Bene, miei cari, preghiamo il Santo Rosario. Pachamama o corredentrice? Ognuno decida, e attenzione a non fare i furbi, perché quelli che vanno a messa noi con Papa Leone, Iunacum, e dicono di stare con la corredentrice, in realtà stanno con Pachamama, se ne facciano una ragione, perché è proprio così. Dice: ma io non la voglio Pachamama, e allora esci da quel consorzio malefico, perché quella non è e non può essere la Chiesa Cattolica. Bene, adesso c'è spazio per un paio di telefonate. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia Sono lodato. Chiara da Padova. Prego. Vorrei esprimere il mio pensiero di creatura semplice Sì, a ecco. riguardo delle premure del cosiddetto Papa Prevost Fernandez. Ebbene, essendo mamma, penso a Maria, Madre di Gesù, che vede morire suo figlio sulla croce e che deve adempiere al volere dell'Eterno. Come contemplare queste due forze? L'amore di una madre che depone suo figlio nel sepolcro da cui non si staccherebbe più, preferirebbe morire con lui, e la divina volontà che la vede che la vuole viva. L'unica soluzione è proprio la co-redenzione di Maria. Certo. Il peso condiviso è più leggero. Sì, tu hai ascoltato ieri sera la catechesi? Sei riuscita? Ecco, perché se fai attenzione appunto è di questo che ho parlato poi. Sì. Ecco, sì. Bene, Dio ti benedica. Sempre sia lodato. È proprio una bella riflessione quella che ha fatto la nostra sorellina su questo argomento qui. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sì, buongiorno Dominitella. Ecco. Linda. Ecco, dimmi pure, fiora cara. Senta, forse è arrivato il momento di parlare di un argomento che la Chiesa, per non scandalizzare, ha sempre fatto. E l'argomento è intanto il mistero di Fatima, che pare che sia conservato negli archivi, nella cassaforte del Vaticano, e che pare che sia un plicco di 5.000 pagine, detto da un segretario che ha chiesto a Papa Giovanni XXIII, mi pare cosa fosse, lui ha detto è appunto quello là, il mistero di Fatima, e poi gli ha detto in cosa consiste, e lui l'ha semplicemente liquidato con una cosa che non vorrei dire. Io se lei è d'accordo, le manderei uno scritto fatto di una signora che ha assistito a un certo sacerdote che si chiama Mario Portoluzzi, e che ha ricevuto Gesù gli ha lasciato detto delle cose e che erano state già predette prima ancora che lui avesse queste cose, che sono relative al famoso peccato originale. Sì, conosco. Ho qualche perplessità su quegli scritti, a dire il vero. Ci sono delle cose che da teologo lo dico, non mi convincono molto. Però sulla Genesi, che è comunque chiara anche lì, perché fanno dei collegamenti nella Genesi, questa cosa traspare comunque. Sì. Uomo, donna, eccetera, eccetera. Io adesso non entro nei particolari perché anch'io sono stata sconvolta da questa cosa. Certo. Però mi sa che dovrebbe venire fuori. Sì. E comunque una prova è anche quando Gesù chiama sua madre, la chiama donna. Sì. Grazie Fiora cara. Grazie del tuo intervento e perché così diamo spazio a tutti. Una cosa privata, io ho questo scritto della Ce l'ho, lo conosco.
lo posseggo. ecco. Ecco, grazie cara Fiola. Però, ripeto, ho un paio di perplessità nei confronti di questi scritti di Don Bortolucci, mi pare che si chiami. Me lo hanno dato anni fa, avevo cominciato a leggerlo, mi sono trovato molto a disagio con quegli scritti lì. Magari è una percezione personale, però sarei prudente a riconoscerli. Pronto? Laudetur Jesus Christus. Sempre Laudetur. Sono Luciano da Mantova, padre. Ecco, prego. Ecco, volevo dire che ieri ho ascoltato Ciocci che gli hanno annullato la conferenza, quella che Sì, avrebbe dovuto sì, tenere a sì, fine, sì. quindi l'avranno sicuramente. E dice che praticamente era stato a causa degli attacchi che aveva fatto lei, che lui aveva detto che avrebbe parlato della questione canonica, dell'impedimento. Allora la ringraziava in modo tra virgolette ironico per questi attacchi che gli avevano fatto, Sì, si ma dice, saltare quindi sarebbe colpa mia che lui non va lì. Ma insomma, perché lui ha dovuto dire che andava là per parlare per quelle cose lì, e si vede che gliel'hanno chiesto in base a queste cose, e lui insomma ha detto che grazie a lei era saltata. Ho capito. Senza Ho essere capito. offensivo, però si è espresso in quei termini. Sì. Ma io sarei Va bene. rimasto, grazie, piuttosto stupito se invece l'avessero fatto parlare. Probabilmente all'organizzatrice sarà sfuggita l'identità dell'invitato e poi magari appena hanno fatto mente locale, grazie anche al sottoscritto, per cui Cionci dovrebbe persino ringraziarmi che non sia andato a parlare in un contesto in cui l'avrebbero fischiato. Mi sembra perciò che almeno colei che ha organizzato la cosa sia stata quantomeno superficiale. Perché appunto doveva verificare meglio di chi si trattava. Quindi chi ha deciso alla fine di non invitarlo? La stessa che lo ha invitato o qualcuno al posto suo? Ecco, e poi non bisogna che Cionci provi a fare il furbo, perché lui andava lì per trattare il tema dell'Apocalisse come da volantino. E solo dopo che è stato da me messo di fronte all'evidenza di uno che ha scritto il codice Ratzinger, ha corretto il tiro, dichiarando che andava lì per parlare della Magna Questio. Ma se sei invitato dal volantino a parlare Apocalisse, cosa c'entra la Magna Questio? C'è un collegamento? C'è un collegamento almeno esplicito? E poi chi può dirci veramente chi ha deciso la cancellazione dell'evento? Comunque non è un fatto nazionale, grazie a Dio. L'Italia oggi continua ad andare avanti nonostante tutto. L'ultima telefonata, pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Compagnia, io sono di parte, ma dalla parte giusta, perché noi siamo alla parte giusta. Ecco. Io ho sempre recitato l'Ave Maria dicendo, non lo so, forse l'ispirazione dello Spirito Santo, quando la recitavo in italiano, ora la recito orgogliosamente in latino con voi, perché faccio parte del piccolo retto, orgogliosamente faccio parte del piccolo retto, per grazia di Dio ricevuta, e dicevo, tu sei la benedetta tra le donne, perché comunque Maria, come ha fatto lei in una catechesi meravigliosa tanto tempo fa, non molto, ha spiegato benissimo che è una creatura divina voluta da Dio, e quindi è chiaro che sia accanto, sia corredentrice, ma per forza di inerzia, per forza di cose, punto, e basta. Grazie. Andiamo avanti e che Dio la benedica e benedica tutti. Sempre. Grazie, ma concludiamo dicendo che approfondiremo nei prossimi giorni anche la correlazione tutta propria del Concilio Vaticano II relativamente al rapporto tra Mariologia ed Ecclesiologia. Voi sapete che al Concilio Vaticano II si è deciso di non fare una posizione dogmatica o una dichiarazione, un documento specifico su Maria, ma di inserire la visione mariana all'interno della Costituzione dogmatica sulla Chiesa. Molti hanno contestato questa scelta, invece von Balthasar diceva, anche Ratzinger, che è stata una scelta molto molto saggia, perché Maria è typos della Chiesa, è figura della Chiesa, quindi attenzione che attaccando Maria si attacca la Chiesa. Ecco, perché anche la Chiesa è corredentrice. La Chiesa perché cosa esiste? Non esiste come vogliono Prevost, Fernandez, Bergoglio e i corsari di Satana
per proteggere l'ambiente e deconvertirsi all'ecologia, per benedire i ghiacci della Groenlandia e per alzare la bandiera arcobaleno. La Chiesa esiste per annunciare il Vangelo e in questo senso si rende partecipe della redenzione del mondo. Quindi, come Maria è corredentrice, in senso analogico lo si può dire benissimo della Chiesa. La Chiesa è corredentrice attraverso l'azione sacramentale, l'annuncio anzi prima di tutto attraverso l'annuncio del Vangelo e poi attraverso l'azione dei sacramenti, salvifica dei sacramenti a partire dal battesimo. La Chiesa è corredentrice, partecipa con Cristo all'opera della Chiesa. Quindi il documento, che ripeto non si regge in piedi dal punto di vista dogmatico, è un documento inutile, è un documento che ha di mira, nonostante tutti i buoni proclami, inutili proclami, la presa di mira della Chiesa, che deve essere soltanto una realtà inframondana, umana, a servizio dei potentati massonici, e che porta avanti l'agenda 2030 ostinatamente, perché Satana li costringe a fare questo per tutto il tempo che ancora Dio gli accorda. Noi siamo qui, piccoli come siamo, con la corona del rosario andiamo in mano, e andiamo avanti, non andiamo in mano. Vi benedico con tutto il cuore in questo venerdì in cui adoriamo Gesù in croce. Stasera c'è la preghiera dei pionieri e vorrei che voi ringraziaste il Signore che mi ha fatto dono di un carisma eccellente. Io sono stato per anni accanto ad una persona mistica, una signora che ha vissuto fino alla morte in maniera piuttosto riservata, con qualche eccezione, la quale mi diceva, quando ero adolescente, poi ragazzo che già divoravo i libri, con quelli di teologia, già allora io mi trovavo a mio agio, un po' filosofia, ma soprattutto teologia, mi diceva: ricordati Alessio, lei mi chiamava Alessandro, non so, ricordati che Dio ti ha dato particolarmente questo dono. E chiedevo sempre: ma perché? Io lo sento che è così. E lei, io avevo 15 anni, 14 anni, 16 anni, mi diceva: un giorno ti sarà chiaro. Ecco, ringraziate il Signore, perché la catechesi ieri sera e queste catechesi, come vedete, mi permettono di avere, peraltro senza poterle preparare sufficientemente, per via della responsabilità di governo che ho, ma questa competenza è frutto di un carisma che Dio mi ha dato. Perché cosa? Perché a tutti sia chiara qual è la verità. La verità è quella che ho detto oggi, è incontrovertibile, è inconfutabile. Le cose dette tra ieri sera e stamattina sono sotto gli occhi di tutti. E per questo adesso divento di nuovo per i nemici il pagliaccio da prendere di mira e sul quale divertirsi. Perché? Perché sui contenuti li ho nuovamente zittiti. Laudetur Jesus Christus, e avanti con Maria.